Buonasera a tutti, sono AntoShow e lo sapevate che nel duello di Yugi e Joy contro Tristan ci sono 5 persone in un solo corpo e liquidano completamente il regolamento? Questi, per dimostrare di meritare un posto in azienda, venderebbero anche la loro madre. Le regole sono sempre le stesse. Se ci sono carte che sono state pubblicate nel TCG e vengono utilizzate con un effetto diverso, quella per me è una barata. Se ci sono carte che vengono utilizzate solo nell'anime, allora quella non è una barata. Attenzione, siamo nel mondo virtuale, quindi c'è la regola del Deckmaster. Anche lì, se si tratta di una carta che noi abbiamo e reca un potere diverso, allora per me è una barata. Punto. Allora i nostri eroi devono uscire dal mondo virtuale e devono abbattere il boss finale. I Big Four, che nel frattempo sono tutti nel corpo di Tristan posseduto. E chiaramente si presentano con i loro rispettivi Deckmaster. Che poi diciamocelo, ma quanto cavolo faceva paura questa tematica delle persone possedute? A mio modo di vedere dava Yu-Gi-Oh! Quel tono dark che tanto ha contraddistinto la serie. Allora il duello inizia. E qui scusate però, già abbiamo la prima barata, cioè nemmeno è iniziato il duello, Il formato è asimmetrico, perché ci sono 8000 punti vita che sono divisi per i Big Five e 4000 ciascuno per Joy e Yugi. 5 Deckmaster intercambiabili contro 2. È dichiarato, quindi la possiamo vedere come una specie di regola speciale. Allora, la prima mossa è utilizzare la Terreno, un oceano leggendario. Questa è fortissima come carta anche nel gioco vero. Vi interesserà sapere che potete giocarla con uno dei mostri più forti dei retroformati, e cioè il mitico Daedalus. Grazie a questa carta vengono potenziati i suoi mostri acqua e in più può evocare, senza offrire tributi, mostri di 5 stelle. E infatti il pescatore leggendario è un mostro di livello 5. E inoltre, mentre Umi è sul terreno, questa carta è immune agli effetti delle magie e non può essere scelta come bersaglio per gli attacchi, ma non impedisce all'avversario di attaccarti diversamente. E qui potresti dirmi, Anto, ma la carta che ha attivato è un oceano leggendario, non è Umi. Il cazzo, perché un oceano leggendario, prima riga, viene sempre considerato come Umi. Attenzione, perché per il primo turno, per la prima volta nella storia, non stanno barando, però non ve ci abituate. Joy va ad evocare Spada dell'Alligatore in posizione di difesa. La cazzo di posizione di difesa non è possibile, non si possono evocare i mostri in posizione di difesa, non smetterò mai di dirlo. È una cosa che fanno nell'anime, sbagliano, e io li bastono ogni volta. Yugi va ad evocare Gazelle, ovviamente scoperto in posizione di difesa. Niente, lo fanno apposta, cioè a ogni cavolo di partita. Non fatelo nei tornei, è warning immediato, cartellino giallo. Cramp subentra, quindi va a subentrare anche il suo Deckmaster, e cioè Pinguino dell'Incubo, che potenzia di 200 tutti i mostri acqua, mentre come Deckmaster resta fuori dal terreno. Il Pinguino dell'Incubo ha veramente questo effetto, ma solo mentre lui è effettivamente sul terreno, non quando guarda tutti i mostri dall'alto come Deckmaster. Peraltro così facendo va a perdere anche il power up quando lui viene scoperto, perché può scegliere come bersaglio una carta controllata dall'avversario e la fa tornare nella mano. Effetto strapotentissimo contro i mostri che vengono evocati tramite tributo, per esempio. Fate vedere però che il Pinguino dell'Incubo è bello bruttino, soprattutto quello da Duel Terminal. Arriva quindi il pescatore leggendario che va a distruggere Gazelle. Altra evocazione in difesa scoperta. Questa è gravissima, raga, cioè dai, no, perché? Tartaruga catapulta, che è un mostro acqua di 5 di livello, che quindi grazie a un oceano leggendario va a diventare di 4. È troppo potente, cioè. Ma dico io, a parte al potenziamento, ma evocala in difesa così è anche un effetto sorpresa per l'avversario. Cioè immagina, l'avversario ti attacca con un mostro di 1000, scopri quella bestiona che è di 2200 e porco due, meno 1200 così sull'unghia. Cioè, qui sono problemi proprio di intelligenza piuttosto che di barate. Se era un torneo adesso già avevano buttato fuori tutti. Joy pesca Kunai con catena e quindi la va a mettere coperta. Non è male la mano. L'ha messa in attacco, ragazzi, ma cosa mi sta dicendo? Sposta anche Spada dell'Alligatore in attacco. Adesso è il turno di Yugi, che vede, la vista brutta, eh? Indovinate in che posizione la andrà a mettere, pure questo è stupido. Già hai una mano anche tu dove non puoi lamentarti. Cazzo, sono tutti forti qua. Ma valla a mettere in difesa coperta, maledizione! È più forte come mossa, cioè semplicemente sei più intelligente. Duello completamente in difesa questo, bello, bell'intrattenimento.
posso dirvi che io preferivo Battle City, cioè con tutto il bene. Almeno si vedeva sofferenza, gente che veniva fritta, gente che era stupida, gente che non voleva vincere apposta. Questi invece... Ma intanto il collega vorrebbe attaccare l'elfo mistico, ma Joy utilizza la carta trappola Kunai Concatena. Il mostro viene immobilizzato. La carta Kunai Concatena effettivamente reca non uno, ma addirittura 2 effetti che possono essere attivati simultaneamente. Attaccando un mostro dell'avversario, si mette quel bersaglio in posizione di difesa, e l'ha fatto. Poi si può scegliere come bersaglio un mostro scoperto che controlli, lo equipaggi a questa carta e lo guadagna 500. Nel frattempo la cyberarpia si potenzia e arriva a 2000. A questo punto i Big Four giocano: mamma mia, chi t'ha messo in difesa? Non ci credo, l'ha veramente messo coperto in difesa! Ha fatto una mossa intelligente per una volta! E che mossa! No ragazzi, no. Questo duello è tornato figo improvvisamente. Ancora il turno di Joy. Oh, che t'ha preso quest'altro? C'è l'essenza di Mai, ragazzi miei. Ed ecco che arriva una delle carte più forti di Yu-Gi-Oh!, che distrugge tutte le carte magia e trappola dell'avversario. Quindi la carta magia terreno se ne va, quindi anche nell'animazione non vediamo più il mare, e questo fa scadere anche i power up alle creature dei Big Five. Con la cyberarpia si va a distruggere il pescatore leggendario. Peraltro vi interesserà sapere che la carta che sta giocando Joy esiste, ma è Cyber Lady Arpia, non Cyberarpia, e viene sempre considerata come una Lady Arpia. Lasciamo perdere, perché se ci mettiamo a conta pure il doppiaggio finimo domani. Spada dell'alligatore va ad attaccare. Qui la cazzata l'hai fatta grossa, te lo dico sin da subito. E infatti pure Tristan, anche se posseduto, se la ride. Posso assicurarvi che fate questa faccia anche voi nei tornei quando vanno a distruggervi il Mago della Fede. Adesso vi spiego cosa è successo. Mago della Fede, a cui ultimamente è stato addirittura affiancato il Mago della Fedeltà, ha un piccolissimo effetto. Quando viene scoperto, sceglie come bersaglio una magia nel cimitero, aggiunge quel bersaglio alla mano. Questo sapete quello che significa, vero? Che dal cimitero i Big Five recuperano un oceano leggendario, la carta che Joy con tanta fatica aveva distrutto. Vi interesserà sapere che viene utilizzata anche per recuperare carte come Anfora dell'Avidità, dopo che le si è utilizzate per pescare carte a profusione. Oppure per esempio Carità Graziosa. Anche questa carta, poterla utilizzare 2 volte in duello, ti dà un vantaggio incredibile. Torniamo al duello. Tocca a Yugi. Evoca, ovviamente in difesa. Scoperto! E va ad utilizzare... niente po' di meno! Questa mossa gli serve per far scartare dalla mano al cimitero tutte le carte che si hanno. Questa è una mossa abbastanza intelligente per far sì che non torni sul terreno un oceano leggendario. E non gli si può neanche dire nulla. Sembra quasi strano a dirsi, ma il faraone qualche volta gioca anche bene. Johnson a questo punto non ci vede più e dice: Crump, per favore, glielo metto dietro io, tu fammi giocare. Quindi il controllo passa a Johnson. Ricordiamo che i 2 contendenti hanno 4.000 e 4.000, mentre i poveri Big Five in 5 hanno 8.000. No, questo è ingiusto, questa è una cazzo di barata proprio alla fonte. E chi cazzo ha detto che i 2 protagonisti possono avere 4.000 e 4.000 e i 5 aziendalisti hanno 1.600 per uno? Assolutamente non funziona così. Questa più che una barata è una vera e propria ingiustizia. Comunque, arriva il giudicatore. Johnson fa la sua mossa. Paga 1.000 punti vita. E che cazzo fa, scusate? Va a distruggere tutti i mostri che sono sul terreno degli avversari. Ma cosa? Bannatelo, immediato, instant. Questo è game loss, ma proprio lì, proprio sullo stomaco che te fa il buco tipo Radish. Il giudicatore, il deck master di Johnson, assolutamente non contiene questo effetto. È un normalissimo livello 6 normale di 2200. E in più va anche a togliere 500 punti vita per ogni mostro a entrambi. Scusate, c'è 4 bersagli, doppio burn, nessuna carta sul terreno a produrre l'effetto. Mondo virtuale finché vogliamo, ma la carta stampata non possiede questo power up. Se volessimo trovare un corrispettivo, dovremmo utilizzare la carta magia Raijeki, che distrugge tutti i mostri controllati dal tuo avversario 1, non 2. Assieme alla carta l'hai voluto tu, che va ad infliggere 500 di danni all'avversario per ogni mostro che controlla. Ma di questa giocata sporchissima purtroppo già ne abbiamo parlato quando abbiamo analizzato il duello di Joy contro proprio il buon Johnson.
Se non l'hai ancora visto, vallo a recuperare perché è l'unico duello in cui si bara sapendo di barare. È una barata importante questa perché va a bruciare tutte le risorse di Yugi e Joy, mettendoli in una posizione di estremo svantaggio. C'è quindi l'evocazione di Angelo buffo, bello forte di attacco per un mostro di 4 stelle. Angelo attacca Joy ai life points e quindi si ritrova, porco zio, 1200. Ci vanno giù pesante. Viene utilizzato anche il potere di Tartaruga Catapulta, grazie a cui si va a offrire come tributo un mostro che si controlla per infliggere all'avversario un danno pari a metà del suo attacco. Quindi Joy, come sempre, si ritrova lì per perdere. Vediamo quale magia ci riserverà Yugi adesso. Carta coperta e si attiva anche un'altra carta. Si tratta della carta Altare della Bruma. Grazie a questa carta, dopo 3 turni, Johnson potrà utilizzare dal deck qualsiasi carta magia rituale. Sarebbe un sarcofago d'oro, ma senza costo di esilio, specializzato nei rituali e naturalmente non è mai stato pubblicato. La vera carta gemella sarebbe Manju dalle 10.000 mani. Quando questa carta viene evocata normalmente o scoperta, puoi aggiungere un mostro rituale oppure una magia rituale dal deck alla mano. Molto più comoda, non ti fa aspettare 3 turni e soprattutto, chicco, quella carta dovrebbe andare al cimitero, Non c'è il simbolo della magia continua, quindi risoluzione, ok, dopo 3 turni tu potrai cogliere la rituale dal deck, ma deve andare al cimitero. Ma allora avete questo vizietto di mantenere sul terreno carte che non possono starci? Esattamente come è successo addirittura nel duello finale, nel cerimoniale tra Yugi e Atem. Lì è stato addirittura più grave perché parlavamo di una trappola che non era continua, poteva essere trattata come continua e fa prendere al duello un binario completamente diverso. Se non l'hai visto quel duello te lo lascio nelle schede perché è davvero, mamma mia, vallo a vedere immediato. Joy va ad evocare il mitico guerriero razzo. Utilizza l'abilità del Deckmaster di dare cosa? Qui proprio no, cioè perdonami. Spadaccino di fuoco è un normalissimo mostro fusione, assolutamente non può dare nessun pump up a nessun mostro. Come dico sempre, io capisco i Deckmaster, capisco la saga filler, quindi volevano un po' mischiare le carte, però dare dei poteri a mostri che poi non hanno dato a noi quando hanno stampato questi cazzo di mostri, questo assolutamente no, io mi oppongo. Peraltro questo a 2500, ma dove mai si è visto? Da guerriero razzo va a distruggere la tartaruga catapulta. Johnson va quindi a utilizzare Revenge Sacrifice. Al secolo, sacrificio di vendetta. Sacrificio prende l'attaccante di Joy, lo va ad offrire come tributo e sul terreno entra niente po' di meno che il re delle macchine. Una trappola che rimuove l'attaccante senza distruggerlo e converte il suo corpo per una evocazione tramite tributo. Carta ovviamente mai pubblicata da noi e mai la vedrete pubblicata. Se proprio vi piace potete utilizzare Scambio di Anime, che sceglie come bersaglio un mostro controllato dall'avversario. In questo turno, offrendo come tributo un mostro, bisogna offrire quel tributo, come se lo controllassi tu. Ma vi dà un malus importante perché non potete effettuare la Battle Phase nel turno in cui attivate questa carta. Utilizzano spesso carte di questo tipo. Fatevi vedere poi che Mashing King è bella carina. Non si vede troppo bene l'olografia, ma posso assicurarvi che ai tempi faceva veramente sbellicare. Anche perché aumenta l'attacco di 100 per ogni mostro scoperto di tipo macchina sul terreno. E quindi si va a potenziare. Yogi, è arrivato il momento di qualche barata di quelle grosse. Guardando la mano però, a parte la forza riflessa, non è messo benissimo. Vediamo un po' se il cuore delle carte lo favorisce. Non troppo. Allora, va a rimuovere dal gioco combattente delle lame. Non gliel'ho visto in mano, è possibile che prima l'avesse droppato con distruggi carte. Entra sul terreno della roccia. Ma Yugi, dillo che è un'evocazione speciale. No, perché nel doppiaggio danno per assodato che siamo tutti cime. Va a sacrificare per evocare Death Scrivetemelo voi nei commenti come si chiama sto mostro, perché io arrivo a un punto dove mi arrendo. Ora, spirito della roccia non può essere evocato normalmente o posizionato, deve prima essere evocato specialmente dalla mano bandendo un mostro terra dal cimitero. E combattente delle lame è un mostro terra, quindi è corretto. Volstgalf Des, porco zio ce l'ho fatta, è un mostro di 6 stelle, quindi richiede un solo tributo. Le mosse che ha fatto Yugi, stappate lo spumante, sono corrette. È comunque più potente di macchina, però Yugi mette una carta coperta. E sembra proprio avere un piano, sto porco del faraone. Quella invece gioco casa che è forza riflessa.
Ok, i Big Five se la litigano un po'. E poi c'è il cosiddetto tag, come dicono a wrestling. Interviene Nesbit con il suo cavaliere robotico. Posso dirvi che sta handicap match comincia a piacermi? Ecco che Nesbit va ad attivare... Oh, questa è grossissima! Tempesta potente, vediamo che cavolo gli combina. Attenzione, che cosa ha detto? Vado a distruggere... No! Va a distruggere solo le carte di Yugi a questo punto, neanche Joy. Cioè, che cazzo ho visto? Tempesta potente che va a distruggere solo le carte dell'avversario. No, ragazzi, no, cioè questa è gravissima, distruggi tutte le carte magia e trappola sul terreno. Oh! Fate finire adesso il duello, questa è così grave come infrazione, ma semplicemente a livello culturale. È come un giocatore che al 90° sullo 0-0 sta tirando un rigore, si ferma all'ultimo e raccoglie la palla con le mani, tipo rugby. Scusate regà, ma voi non capite un cazzo. Ha fatto proprio bene Kaiba a licenziarvi. Cioè ragazzi, la sua carta dell'altare della fuliggine, della nebbia, come cazzo si chiama, rimane lì. Quindi si procede all'attacco. Ma ovviamente Yugi dice che aveva già calcolato tutto. Niente regà, è il demiurgo, non c'è nulla da fare. Perché Volstgalf Des dice che quando si attiva una carta magia normale o rapida, il suo attacco aumenta di 200. E Tempesta Potente effettivamente è una carta magia normale. Quindi Cavaliere Robotico si trova sotto di 100 punti e quindi viene distrutto. Meno 100 punti per i Big Five. In più il mostro di Yugi ha anche un altro effetto, secondo il quale quando distrugge un mostro in battaglia infligge altri 500. Ragazzi, non ci crederete, ma l'effetto di questo mostro è esattamente quello che ha detto Yugi. E se vi interessa, sta anche a 3.000 euro. Sto cazzo dei Yugi, riccone. Non mi stancherò mai di aver creato il Lambo format, ragazzi. Noi di Yugi e Pokémon possiamo permettercelo, ma anche Magic, Ok, continuiamo. Joy pesca e quindi ha il Guerriero Pantera immancabile. Evocazione quindi del Guerriero Pantera in difesa scoperto. Ci ha coperto drop off, peraltro. Turno di Yugi, che quindi attacca sempre col Digimon. E per i Big Four non si mette male. Oh cazzo, ho sbagliato. Li stavo chiamando SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble e WrestleMania, scusate. Evocazione in difesa scoperto di Gardna Grande Scudo. Almeno questo ha un senso. Cambio, il Deckmaster Cavaliere Robotico sparisce e arriva Leicester. Sulla sua pescata Joy utilizza la carta trappola caduta. Viene però puntualmente colpito. Aspetta. Cosa? Che cazzo state a fare, ragazzi? Scusate. Ah già, dimenticavo, c'è solamente Jinzo come Deckmaster che annulla le carte trappola di tutti i giocatori e non permette l'utilizzo di carte trappola. Questo effetto è spaventosamente coerente con il Jinzo che hanno stampato. Le carte trappola e i loro effetti sul terreno non possono essere attivati, vengono annullati e vale per tutti i giocatori. Tristan Big Five se la ride e capisco anche il perché. Con Anfora dell'Avidità pesca 2 carte e le pesca pure brutte. Arriva l'evocazione, oh questa è bellissima. Lily Iniezione Fatata. Effetto devastante. Rinuncia quindi a 2000 life points per farla andare a 3400. Un bel power up di ben 3000 punti rinunciando tu a 2000 punti vita. Un po' sbilanciato. Fatto sta che riesce a distruggere Volstgalf Des. Nel doppiaggio però Leicester dice distruggi la sua carta magia. Distruggi la sua carta magia! A me sembra un mostro, però vabbè, gli incidenti in sala di mixage sono capitati a tutti. Come giustamente dice Yugi, questa mossa è costata più a lui che a lui stesso. Il Big Day 5 però utilizza Benedizione di Sebek, grazie alla quale recupera 1000 punti vita. Esattamente i punti che Fatalili ha tolto a Volstgalf. No, perché vedi, cioè voi vedete quel bel pungiglione, quella bella punturona di Fatalili? No, guardatela bene e sappiate che è appena entrata dentro il mostro di Yugi. No, scusate, la carta magia di Yugi. Il signor Leicester dovrebbe ricordare che Benedizione di Sebek è vero che fa guadagnare lo stesso ammontare di life points tolti all'avversario, ma se un tuo mostro infligge danno da combattimento al tuo avversario con un attacco diretto. E qui, brutto figlio di puttana, gli hai distrutto un mostro, non l'avevi attaccato direttamente. Questa è una barata preziosa, perché a parte che passa velocissima e nessuno l'ha mai osservata, ma poi tu ti stai riprendendo indebitamente 1000 punti vita.
Magari io successivamente riuscivo ad attaccarti con il mago nero da 2500 e chiudevo la partita. In questo modo tu sopravvivi. Non va bene. A lungo termine mi vai al minimo ad allungare la partita e si aprono più possibilità per te per vincere. E cazzo, se non avesse fatto sta ladrata sarebbero stati in perfetta parità. Io però 5 episodi così non reggo, Cioè iscriviti, metti like, supporta questi cazzo di episodi perché veramente tu lo vedi quanto mi distruggono l'anima. Mamma mia, qua la sigaretta dove te la metterebbi? E per aggiungere benzina sul fuoco attiva anche legame gravitazionale. Non puoi, quella è una cazzo di carta trappola. Ginzo ferma tutte le carte trappola e i loro effetti sul terreno. E infatti Miracolo Joy glielo va anche a dire. Vabbè, a parte che dice che Ginzo dovrebbe distruggere, vabbè. Ginzo dovrebbe distruggere tutte le carte trappola che sono presenti in campo. Vabbè, cioè, lasciamo perdere, veramente. Leicester spiega quindi che siccome Ginzo è il suo deck master, non affligge le sue carte, ma solo quelle dell'avversario. Ma allora sei un pezzo di merda con tutte le scarpe. La carta che rende possibile questo è Amplificatore, che è una carta magia equipaggiamento che equipaggi solo a Ginzo, che quindi riscrive l'effetto che diventa l'avversario non può attivare carte trappola o i loro effetti sul terreno e annulla tutti gli effetti delle trappole controllate dall'avversario. Joy pesca e va a pescare proprio Ginzo, e quindi ha l'idea del destino. Sacrifica Guerriero Pantera ed evoca proprio Ginzo, che quindi entra sul terreno, bellissima questa scena, e utilizza l'effetto che cazzo ho appena fatto, no, non farlo, no! Ti prego, sei ancora in tempo, no Joy, no. Anche tu, cuoque tu! Ragazzi, l'ha distrutta! Io non so come dirvelo, Ginzo, ditemi dove vedete la scritta Destroy qui dentro e ditemi se mi sbaglio. Io nel frattempo mi godo questa bellezza, che peraltro costa anche un po', mi dicono dalla regia. Anche questa è una barata molto importante, perché se il legame gravitazionale rimaneva sul terreno, sti due erano fritti e al finale non sarebbero potuti andare. Joy utilizza la carta blocca attacco e mette in difesa Lily iniezione fatata. Attenzione perché questa posizione è un po' pericolosa. Blocca attacco fa esattamente questo, sceglie come bersaglio un mostro scoperto in posizione di attacco e lo mette scoperto in posizione di difesa. Questo permette a Ginzo di distruggere Lily senza che lei attivi il power up. È quindi il momento di Yugi, che si appresta ad evocare la giovane maga nera. Quindi la mette sul terreno e la evoca. Aspetta, che cazzo hai fatto? La evochi senza attributi? Yugi, che cazzo ti passa per la testa? E il bello è che va anche ad attaccare, cioè gli toglie bei 2000 punti. Non potevi farlo, avresti dovuto sacrificare un mostro e se era un'abilità del deck master, a parte che cambia deck master come se fossero mutande, avresti dovuto dirlo. Barata grandissima che non solo ti fornisce un mostro potente, ma toglie anche 2000 punti indebiti ai poveri Big Five, i quali però continuano a ricordare che hanno Altare della Bruma, la famosa carta che avevano attivato a inizio duello per dare più pepe sulla coda e far vedere gli episodi. Inizio a perdere il conto delle barate. Ricordiamo che Yugi sta a 2000, Joy a 300, Leicester a 1200. Ok, è arrivato proprio il momento. Da come ce l'hanno venduta all'inizio, questa deve essere un'evocazione rituale, giusto? Aspetta. Che cosa sto vedendo, scusate? No, così no. Fermate tutto, è una farsa. Io di cose assurde ne ho viste. Ricordiamo il cazzo di Drago Polvere di Stelle Xiz all'interno del crossover quando gli hanno combattuto contro quel pazzo Paradox. Te lo metto nelle schede, vallo a vedere perché è stata una Babilonia. Ma qua la state facendo fuori dal vaso. Tutti i pezzi sono al loro posto, i Big Five se la ridono, la carta magia rituale offre come tributo i 5 deck master e c'è l'evocazione di... Ecco a voi il mitico Drago a 5 teste rituale. Ma che cazzo fate? Non si può fare! L'intera strategia su cui avete basato questi episodi di tormento semplicemente non esisteva. Il cazzo di Drago a 5 teste, porco il cazzo, è una fusione, non un rituale. Però era molto più facile costruirci il teatrino con la carta rituale, no? Questo doveva essere evocato tramite fusione, quindi non vi potevate inventare niente, non poteva essere distrutto in battaglia con un mostro oscurità, terra, acqua, fuoco, vento. Quindi li avreste stecchiti a quegli altri due e non si poteva fare per lo spettacolo, no?
altro che 4Kids, qua ce l'hanno messo in quel posto in una maniera molto più becera per tutti questi anni. Ragazzi, è grave il discorso, è grave! Mi dispiace particolarmente perché questo è uno dei mostri più forti di Yu-Gi-Oh! E anche più carini. Avrebbero potuto tranquillamente utilizzare polimerizzazione, utilizzando dei draghi dalla mano, oppure addirittura super polimerizzazione se avessero voluto fare i fighi, utilizzando draghi sul terreno anche dell'avversario. O magari specchio del drago, per utilizzare come materiali da fusione mostri drago nel cimitero. Appena evocato, il drago distrugge tutte le carte di Joy e Yugi. Non potete farlo. Anche qui, questo non possono farlo. Il testo non contiene alcun effetto. C'è l'immunità da distruzione, ma nient'altro. Evidentemente 5.000 e 5.000 gli sembrava troppo poco e quindi gli hanno montato sopra un aspirapolvere nucleare. Joy va a mettere delle carte coperte. Poi sia Yugi che Joy fanno entrare in campo i Deckmaster. Yugi pesca cappelli magici. Al momento non gli servono. Aspettate che adesso arriva la zozzata. I due Deckmaster vanno ovviamente a fondersi. Questo consente di evocare Cavaliere della Luce Nera. Ma ovviamente, ragazzi, ma è chiaro, fai entrare in campo a cazzo i mostri. E va bene, questa è la regola del Deckmaster e mi sta bene. Non utilizzi polimerizzazione o nulla, semplicemente te ne esci. Vabbè, mettiamoli insieme, sapete com'è? Quei figli di puttana almeno hanno messo su una strategia, hanno aspettato dei turni. Hanno barato come dei bastardi, ma almeno l'evocazione è stata drammatica, ha avuto un senso. Questi invece, vabbè, Cavaliere della Luce Nera attacca e Tristan se la ride. Il drago a 5 teste contrattacca. Cavaliere della Luce Nera viene distrutto e Joy comincia a farsela sotto, però tutti e due sono ancora in piedi e Yugi spiega che Cavaliere della Luce Nera non gli fa prendere punti di danno e in più una volta che viene distrutto compare Cavaliere Miraggio. Si contravviene all'unica regola chiara del mondo virtuale, cioè quando i Deckmaster vengono meno tu perdi il duello. Ok, bene, ci posso stare però perché sono in una nuova forma. E però Cavaliere Fiamma Oscura, che pure dice che non subisci danno da combattimento da battaglia che coinvolgono questa carta, dice che deve essere distrutta in battaglia e mandata al cimitero. Ma per i Deckmaster c'è un cimitero? Tu me li vai a trattare come mostri che sono avulsi dalla partita, non c'entrano nel gioco, tant'è che non occupano le zone del gioco. E adesso mi dici che vengono mandati al cimitero esattamente come se appartengono al gioco. Nulla da togliere all'epicità del momento, però capite un po' che se fanno le regole a cazzi loro. Vabbè, Cavaliere Miraggio va con l'attacco. Questi ricominciano ad attaccare e qui arriva il colpo di scena, perché Cavaliere Miraggio assorbe l'attacco del mostro con cui sta combattendo. E quindi, udite udite, il drago a 5 teste viene completamente deflagrato. I Big Five dovrebbero aver perso. E invece sono ancora vivi, semplicemente con 600 punti vita. La faccia di Yugi è la mia per tutta la durata di questo video. Leicester spiega: hanno utilizzato la carta Accordo con il Signore Oscuro. Praticamente non ha subito danno da battaglia, ha dovuto rinunciare solamente a metà dei suoi life points, ed è coerente perché prima stava a 1200, e soprattutto va ad evocare il drago Berserk. Ma brutti figli di... A parte che un accordo con l'arcidemone è una carta magia rapida, e tu mi hai fatto vedere una carta trappola. Vabbè, direte voi, è la stessa cosa, può essere attivata comunque durante il turno dell'avversario. Ok. La carta che ci hanno dato non costa metà dei punti vita solo per rendere più epico il momento. Si attiva se un mostro di livello 8 o superiore sotto il tuo controllo è stato mandato al cimitero e ti evoca specialmente un drago berserk dalla mano o deck. Master non sta nel deck. Dobbiamo metterci d'accordo perché deve esserci... Non è che possiamo cambiare le regole quando cazzo ci pare. La carta non avrebbe potuto attivarsi. Leicester dovrebbe aver perso. Guarda sti due che cazzo fanno poi! L'unico poraccio per cui spezzo una lancia è Joy, che infatti dice a Yugi: ma che cazzo sta succedendo? Yugi quindi spiega che Cavaliere Miraggio può rimanere solamente per un turno. Poi si divide e tornano i due Deckmaster sul terreno. Ok, quei 5 sono ladri, ma tu sei un figlio della mignotta. Cavaliere Miraggio, mannaggia a te tutto l'Egitto, durante la end phase di un turno in cui questa carta ha attaccato o è stata attaccata, bandisci questa carta. Dovevi rimuoverla dal gioco e voi avevate perso.
A maggior ragione perché era il deckmaster unito di entrambi i mostri vostri, i capi del deck. Non è che tornano sul terreno perché sono belli e voi siete intoccabili. A questo punto va ad attivare cappelli magici. Nasconde il mago nero tra 4 cappelli. Intanto pure qua, cioè cappelli magici è una trappola. Poi durante la battle phase del tuo avversario, e qui non mi sembra che nessuno stia attaccando, tu selezioni 2 magie o trappole dal deck e un mostro nella zona main. Li evochi specialmente come mostri normali, come se fossero segnalini coperti in difesa, e li vai a mischiare sul terreno. E poi le 2 carte selezionate dal deck vengono distrutte alla fine della battle phase e non possono rimanere sul terreno eccetto durante questa battle phase. L'anime offre praticamente 4 bersagli vuoti. Il bello è che Cappelli Magici, nel momento in cui vi sto parlando, ha appena avuto anche una ristampa con un nuovo supporto, che è anche bello forte, ragazzi. E ce lo vanno a distruggere così, maledizione! Ricordiamo che ha anche fatto pagare 1000 punti vita al mago nero per fotocopiare l'effetto della carta trappola e mettere sotto i cappelli anche il deckmaster di Joy. Io ho detto tutto. Tristan se la ride e dice: non mi fermerete mai! Drago Berserk può attaccare tutti i vostri mostri, quindi anche tutti i cappelli! E quindi arrivano delle belle palle di fuoco. Drago Berserk effettivamente può attaccare tutti i mostri controllati dall'avversario una volta ciascuno, e durante ogni end phase questa carta perde 500. E se vogliamo essere fiscali, effettivamente questo effetto va in combo con i cappelli magici che abbiamo, perché va ad evocarti le magie e trappola dal deck come mostri normali, quindi i cappelli sono effettivamente considerati mostri. Joy a questo punto va ad utilizzare Dollaro d'argento, che salva entrambi i deckmaster. Joy spiega che ha fatto intercettare il colpo da spadaccino di fuoco, annullando il danno che era previsto per il mago nero. Dollaro d'argento è riuscito a salvarlo perché è una carta che protegge i mostri più deboli. Viene quindi svelata anche la strategia sotterranea di Joy: indebolire costantemente il suo spadaccino in funzione di questo momento per salvarlo con la moneta. Questa è la cazzo di mossa più intelligente di tutto il duello, senza se e senza ma. Resta costruito su una trappola che il pubblico non può mettere nel mazzo, però è un colpo di scena fatto come si deve, perché è basato su mosse che sono passate sotto traccia per tutto il duello e che quindi non ti aspettavi. La carta che più gli si avvicina è Waboku, che non fa subire danno da combattimento in questo turno e i mostri non possono essere distrutti in battaglia in questo turno, esattamente come lo spadaccino di Joy. Regà, Joy da queste analisi sta uscendo come il duellante più pulito e più forte. Nel frattempo Drago Berserk perde 500, coerentemente con l'effetto, ed è proprio il turno di Joy. Va a scoprire la carta magia a titolo di cavaliere. Questo gli consente di trasformare il mago nero nel cavaliere mago nero, sostanzialmente un sotterfugio per farlo diventare di tipo guerriero. A questo punto toglie al suo spadaccino quasi tutti i punti. Questo gli serve per andare a potenziare il mago nero, diventato adesso guerriero, che quindi supera in attacco il Drago Berserk. Il resto lo lascio immaginare a voi. I Big Five perdono tramite distruzione del loro deckmaster. Ragazzi, non so voi, ma il colpo di scena di Joy finale con tutto il suo piano strategico va a far acquisire molti punti al duello. È vero che a un certo punto cominciano a barare come porci e neanche le regole strane dei deckmaster li vanno a salvare, però effettivamente come sarebbe potuto andare il duello se avessero giocato da persone intelligenti e non da stupidini per gran parte del tempo? Allora, nell'episodio 112 Yugi ha appena attaccato con la maga nera e i Big Five sono rimasti a 1200. Potrebbe tranquillamente fare entrare in campo il deckmaster e attaccare con lui. Non lo so, visto che può fondersi, entrare quando vuoi, non bandirsi, proteggerti. A questo punto, sai, le regole te lo consentono, potresti utilizzarlo per vincere e non allungare il brodo. Altra cosa, Sebek, e questo è un bivio molto importante del duello. I futuri possibili realistici sono 3. Quello più solido, Yugi utilizza il Dark Magician e chiude subito. Quello regolamentare, Drago a 5 teste non può entrare e i protagonisti conservano il controllo. Quello più perverso e favorevole ai Big Five. Lasciamo in piedi il Drago Berserk, ma togliamo soltanto i salvagenti a Yugi e Joy. In ogni universo cambia il vincitore o il momento della vittoria. In nessun universo sopravvive il finale pulito che noi abbiamo visto.
E questo è il colpo di grazia, non serviva un drago a 5 teste, serviva solamente che Yugi ne utilizzasse una. Fatemi sapere la prossima reaction che volete e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, stay over, stay sempre super oltre.